Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme una piastrella che io ho chiamato piastrella delicata perché ho voluto farla in questi colori così delicati che si intonano tra di loro. È lavorata a punto alto, punto basso e catenelle, è molto semplice da fare ed è davvero di grande effetto. Appunto, per fare questa piastrella io ho preso 3 filati che si intonano tra di loro, cioè un po' di glicine del panna e del bianco, e userò un uncinetto adatto. Nel mio caso penso che userò il 4,5 perché questa qui l'ho fatta col 4 ed è un pochino tirata, è un pochino costretta. Vorrei appunto vedere come viene con una lavorazione più morbida e la faremo insieme. Allora inizio con il panna. Prendo l'uncinetto, faccio il nodino iniziale e inizio con 5 catenelle. Chiudo il mio cerchio con un punto bassissimo, salgo con 3 catenelle che saranno la sostituzione del primo punto alto e faccio 2 punti alti aggiuntivi per un totale di 3. Quindi avremo un gruppo di 3 punti alti. Separo con 2 catenelle, vado a fare un altro gruppo di 3 punti alti, faccio ancora 2 catenelle di separazione e lavoro 3 punti alti. Nel frattempo io lavoro anche la codina, così non ce l'ho più da tirare dentro dopo. Ho il lavoro in meno che devo fare e resta qualcosa anche di più pulito. E di nuovo faccio 2 catenelle di separazione e finisco con l'ultimo gruppo di 3 punti alti per un totale appunto di 4 gruppi da 3 punti separati da 2 catenelle ciascuno. Io qui ho sbagliato, sto facendo un altro punto, quindi 1, 2 e 3, stavolta è giusto. Aggiungo le 2 catenelle, vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio il nodino di sicurezza e taglio il filo. Finito il mio quadratino, prendo l'altro colore, nel mio caso il glicine, entro nel primo archetto che ho a disposizione ed eseguo un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado non nel primo ma nel secondo punto alto che ho nel giro sottostante e lavoro 3 punti alti. Dopodiché lavoro 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto faccio 3 punti alti per un totale di 6 punti alti divisi da 2 catenelle. Finito l'ultimo punto alto, entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione del giro precedente e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale dei 3 punti alti del giro sottostante e faccio 3 punti alti, 2 catenelle e ancora 3 punti alti. Mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, di nuovo entro nel punto centrale del gruppo di 3 punti alti del giro sotto e faccio ancora 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti nello stesso punto. Entro nell'archetto successivo, faccio il punto basso e di nuovo filo sull'uncinetto nel punto centrale, eseguo 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti e poi andrò a chiudere il giro con un punto bassissimo nel punto basso
con il quale ho iniziato questo giro numero 2. Cambio di nuovo il filo e metto il bianco. Entro in un archetto qualsiasi con un punto basso. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto e vado nel punto basso che ho subito dopo e faccio 3 punti alti e 2 catenelle, sempre nello stesso punto. 3, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti nello stesso punto. Aggiungo una catenella, entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione e faccio un punto basso. Eseguo un'altra catenella, filo sull'uncinetto, vado a cercare il punto basso tra i gruppi di punti alti e di nuovo faccio 3 punti, due catenelle di separazione ed altri 3 punti nello stesso punto basso di base. E ancora mi confondo. Una catenella di separazione, raggiungo l'archetto che ho subito dopo a disposizione, faccio un punto basso, vado a cercare il prossimo punto basso che ho a disposizione da lavorare e lavoro i miei 3 punti alti più 2 catenelle e altri 3 punti alti. E di nuovo aggiungo una catenella, vado fino all'angolo dopo dove c'è l'archetto, faccio un punto basso, un'altra catenella, vado a cercare il punto basso che è subito dopo a disposizione e lavoro 3 punti alti divisi da 2 catenelle, aggiungo altri 3 punti alti e vado di nuovo a chiudere con un punto bassissimo sul punto basso con il quale ho iniziato anche questo giro. E abbiamo finito anche il giro numero 3. Non badate se si solleva un po' negli angoli, perché poi dopo quando finiamo di lavorarlo si sistema e diventa perfetto. Adesso riprendo il glicine, faccio il mio nodino iniziale, entro in un punto qualsiasi e lavoro punti bassi su ogni punto alto che ho a disposizione del giro sottostante, mentre negli archetti faremo un punto basso, 2 catenelle e un altro punto basso. Ok, quindi qui abbiamo già l'archetto, facciamo un punto basso, 2 catenelle e un altro punto basso, non alto. Entro nel punto alto che ho subito a disposizione e vado avanti a lavorare punti bassi. Qui dove ho la catenella lavoro un punto basso. Dove ho il punto basso lavoro un altro punto basso. Vado nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Ops, queste codine danno un po' di noia.
dove ho i punti alti nel giro sottostante, lavoro il punto basso, entro nell'archetto, punto basso, 2 catenelle, un altro punto basso e di nuovo qui sopra i punti alti lavoro un punto basso, nella catenella lavoro un altro punto basso, nel punto basso un punto basso, nella catenella, e vado avanti così finché è finito il giro. Ecco che ho finito il giro numero 4, adesso andremo a fare l'ultimo giro, che farò con il colore con il quale ho iniziato, cioè col panna. Ho già fatto il nodino iniziale, entro in un punto qualsiasi, prendo il filo, eseguo un punto basso e salgo con 2 catenelle che fungeranno da primo punto alto. Dopodiché lavorerò punto su punto tutti a punti alti fino a quando arriverò all'archetto. Nell'archetto farò un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Qui cominciano i punti bassi e lavorerò un punto su ogni punto che trovo del giro sottostante, e quando incontro l'archetto farò di nuovo un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, e vado avanti così fino a quando è finito il giro. Ed ecco finita la piastrella. Io ho già tirato dentro tutti i fili e quindi è praticamente finita del tutto. Potrebbe essere una bella idea per fare delle copertine, delle borse, dei bordi di cardigan, di maglioni, o per le più audaci anche una magliettina estiva lavorata col cotone. E per oggi è tutto. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione, per essere stati con me. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto, e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook e su Telegram. I link ve li lascio qui sotto nel box informazione. Ciao a tutti e al prossimo tutorial.